Ciao a tutti. Allora, in questo video faccio vedere il contenuto di questa scatola, ovvero un trapano avvitatore con percussione di una marca cinese che si chiama Tekpo. Non so se si pronuncia esattamente così, me l'hanno mandato per fare un confronto con un altro trapano avvitatore a percussione di cui io sono in possesso. Allora, innanzitutto voglio farvi vedere il contenuto di questa borsetta. Io da dentro la scatola ho tirato fuori il caricabatterie, questo innesto snodabile che serve per avvitare e svitare nei punti più difficili, diciamo, una scatolina con degli inserti e delle punte. Nella borsetta c'è un caricabatterie, poi c'è il libretto delle istruzioni, un'altra plastica, andiamo a vedere, qua c'è il trapano, poi c'è la prima batteria e la seconda batteria, una scatola, finito. Ecco, dentro la scatola c'è questo qua che sarebbero i divisori da inserire dentro. Bene, dopo avervi fatto vedere il contenuto della valigetta del trapano Tekpo, penso che si dice così, possiamo passare al confronto che farò tra questo trapano Tekpo e il Ryobi, perché sono trapani molto simili come tipologie e come caratteristiche. Allora, questo della Tekpo è un 18 volt, solo l'unica differenza, le batterie, queste sono da 2 ampere e queste del Ryobi sono da 2,5 ampere, tutte e due ioni di litio, e il trapano invece ha le stesse identiche caratteristiche: motore a spazzole, le velocità minima e massima a vuoto sono circa le stesse, e basta. Allora, il contenuto della valigetta del Ryobi lo potete andare a vedere nel link che vi lascio qua nella scheda, nella descrizione dell'altro video. Però vi posso dire che le valigette a livello pratico sono uguali, cioè proprio identiche, cambia proprio pochissimo. Dentro c'è anche il divisorio, forse questa del Ryobi ha le spugne di imbottitura poco più grandi, ma siamo lì. La cerniera è la stessa, cambia solo che questo del Tekpo ha una cerniera, il Ryobi ce n'ha due, così da poterlo chiudere così. Per il resto sono uguali. Poi i trapani hanno lo stesso peso, identico, sono sul 1,9 kg tutti e due. Le dimensioni sono un po' differenti perché il Tekpo è leggermente più piccolo, come potete vedere. Il Ryobi è un po' più grosso, ha l'impugnatura del mandrino più grande, più lunga, e qua dietro un po' più lungo. A livello ergonomico sono tutti e due ottimi, direi, la comodità è uguale. A livello di rifinitura invece il Ryobi è fatto, ovviamente è fatto un po' meglio. Le indicazioni sono in bassorilievo, questo qua, queste tre, poi il selettore delle 3 modalità trapano, avvitatore e percussione è fatto con questa levetta, invece qua ha questa rotella, e questa è la frizione, diciamo, è un po' diverso. Il mandrino, questo del Ryobi, è rivestito in plastica,
invece questo è tutto in metallo e ha la zigrinatura qua per poterlo avvitare o svitare. Una cosa molto comoda che ho notato nel Tecpo è il fatto di poterlo stringere con una frizione, il mandrino, che è una cosa ottima e ce l'hanno solo gli avvitatori professionali. Questo l'ho visto solo sugli avvitatori professionali. Allora, le batterie sono un po' diverse. Questo del Ryobi ha qualche protezione gomma in più, è fatta meglio, è rifinita meglio, è chiusa meglio. Questa del Tecpo è leggermente più leggera, qua sotto ha dei fori per farla riscaldare di meno e i materiali sono un po' più scarsetti qua, diciamo, solo questo, però come caratteristiche sono uguali. 18 volt, questo è 2 ampere e questo è 2,5 ampere, siamo lì più o meno. Allora inseriamo la batteria, e inseriamo la batteria. Un'altra cosa molto comoda che il Ryobi non ha è questo gancetto qua, che serve da montare a destra o a sinistra in base a dove vogliamo attaccare il nostro trapano. Io lo attacco, io lo prendo così, quindi la posso attaccare qua, la attaccherò qua. Quindi in questo modo posso attaccare il trapano avvitatore alla cintola. Un'altra cosa che il Ryobi non ha è questa cinghietta qua, che serve da utilizzare quando si sta lavorando. Se vogliamo mollare l'avvitatore e lavorare con le mani, questo è molto utile. Il Ryobi in dotazione non ce l'ha, ma ha solo il gancio. Allora, come avete visto, nel Tecpo arriva un kit con tutti gli inserti e le punte. Nella valigetta del Ryobi non c'è. Una cosa molto interessante è questo utensile qua, che serve per arrivare nei punti più irraggiungibili, che è una cosa molto comoda. Adesso lo dovrò ancora utilizzare, devo vedere, perché non ne ho mai usato uno di questi. E adesso prendiamo una batteria carica, perché io ho fatto caricare, questa è carica e questa è anche tutta carica. Allora, le batterie, come potete vedere, sono un po' differenti. Il Ryobi ha 4 indicatori che si spengono quando uno alla volta, man mano che si scarica la batteria. Il Tecpo invece ha 3 indicatori e praticamente uno comincia a diventare più debole la luce man mano che si scarica la prima tacca, poi si spegne e rimane solo la seconda, eccetera. Sono un po' differenti. Vediamo il caricabatteria. Adesso io collego sia il Ryobi che il Tecpo. Allora, quando io collego il caricabatterie Ryobi mi si accende la luce rossa, che mi sta a dire che il caricabatterie è acceso. Invece quando io collego il caricabatterie Tecpo mi si accende la luce verde. Poi quando vado a inserire la batteria mi dice che è in carica. Il Ryobi, mentre si carica, lampeggia la luce verde. Sono un po' differenti, ma tutte e due hanno gli indicatori di quello che significano le lucine. La luce rossa sul Tecpo vuol dire che la batteria è scarica,
luce verde vuol dire che carica, luce rossa lampeggiante vuol dire che c'è qualche problema alla batteria e luce verde lampeggiante vuol dire che la temperatura della batteria è troppo elevata. Sul Ryobi la stessa cosa. Abbiamo detto riguardo alle caratteristiche del trapano, tutte e due hanno quindi la funzione trapano, avvitatore e percussione. Questo ha 21 livelli di frizione, questo qua ce n'ha 24. Questo ha 2 velocità. Allora vi posso far notare che sul Ryobi il numerino della prima velocità si legge benissimo, su questo qua non si legge, non si vede, cioè per vederlo bisogna andare a guardare bene. Nel valigetto del Tecpo arriva questo libretto delle istruzioni che è fatto molto bene, ci sono molte informazioni riguardo alla sicurezza e il talloncino per effettuare la garanzia, che bisogna farla online. Nel Ryobi arriva un pochino più di materiale cartaceo, ci sono le istruzioni sul caricabatterie, le istruzioni sul trapano avvitatore, le istruzioni in molte lingue, diciamo, e ci sono anche l'elenco di tutti i rivenditori, eccetera, eccetera, e del materiale informativo. Quindi adesso andiamo a fare una prova pratica, così è meglio. Bene, eccoci qua alla prova pratica. Prima di tutto farò una prova su un pezzo di legno. Come potete vedere non ho preso legno morbido, abete o cose del genere, voglio fare i test fatti per bene, lo farò su un pezzo di rovere lamellare massiccio, quindi utilizzerò 2 punte per il legno, una di queste che ha un diametro di 18 mm e questa è da 20. Poi utilizzerò anche una punta Forstner da 30 mm. Sul libretto delle istruzioni del Tecpo dice chiaramente di non stringere il mandrino, le punte nel mandrino facendo questo servizio qua, tenendo così con la mano, perché il trapano è potente, quindi ci potremo fare male perché qua c'è questa zigrinatura. Quindi bisogna stringerle così, giustamente. Una cosa molto comoda che ho notato è che le punte si stringono benissimo, facendo così il mandrino è fatto bene, si riesce a stringere benissimo la punta. Andiamo a forare. Si è fermato. La batteria un po' si è scaricata. Proviamo con questa batteria qua che dice che è tutta piena. Si è fermato. Proviamo il Ryobi. Sempre seconda velocità, trapano. Questo non si è fermato.
proviamo con questa punta qua. La batteria è sempre carica. Seconda velocità. Si è fermato. Si è fermato. Proviamo il riobbi. Questo non si ferma. Ok, proviamo una punta Forstner da 3 mm, scusate, da 3 cm, 30 mm. Sempre seconda velocità, batteria dice che è tutta carica. Si è fermato. Ah, una cosa molto comoda è la lucina che c'è qua. Si è fermato. Come vedete, l'interruttore, il pulsante è sempre premuto, si ferma da solo. Quando faccio pressione e va troppo sotto sforzo, si ferma. Ecco qua, diciamo che la temperatura non è elevatissima, però quando faccio il buco e tengo la mano qua, adesso sentivo il dito che mi bruciava un pochino. Facciamo un'altra prova. Quindi quando arriva che va troppo sotto sforzo, e credetemi, adesso lo sto facendo sforzare parecchio, si ferma e poi riparte. Vediamo il riobbi. Come vedete, io sul riobbi mi ci sono proprio sdraiato. La temperatura non si sente. Questo qua invece un po' si sente che è un po' più caldo. Bene, possiamo provare con delle punte elicoidali normali adesso che abbiamo fatto il test duro. Credetemi, questo era un test pesante. Bene, adesso voglio fare un test con una punta normale elicoidale per il legno. Anzi, prima Tecpo. Mi viene automatico fare questa cosa qua, ma sul libretto delle istruzioni dice di non fare così. Allora, prima con il Tecpo, che in questo momento sento
che è caldo qua, non brucia ma è caldo, invece il Ryobi no. Ha bucato tranquillamente. L'unico problema è che quando appoggio qua la mano per bucare e fare pressione sento il calore. Ecco, adesso sento il calore che esce da qua, mi brucia la mano, quindi o la tengo qua sotto. Ecco, usandolo non diciamo a livelli estremi come ho fatto io adesso per testarlo, lavora bene. Ok, adesso invece faccio un rapido test sul ferro. Bucherò questa piattina di ferro da 1 centimetro, 9 mm. Me la fisso al banco. Così. Utilizzerò una punta da 4 a salire fino ad arrivare alla punta numero 10. Prima di tutto con il trapano Tecpo. Allora, in questo contenitore c'è un po' d'acqua, giusto per raffreddare la punta man mano che buco. Allora comincerò da qua. Ok, devo mettere la prima velocità, scusatemi. Ok, fatto il primo buco senza problemi. Testa punta, trapano Ryobi. Metto la prima velocità. Non vedo differenze. Bene, adesso metto la punta da 6 sul trapano Tecpo. Si è comportato bene. Punta da 6 sul Ryobi. Prima velocità.
Anche questo si è comportato bene. Beh, passerei direttamente alla punta da 10, giusto perché sto facendo il test. Punta da 10 sul trapano Tecpo, prima velocità. Bene, si è comportato egregiamente. Punta da 10 sul trapano Ryobi, sempre prima velocità. Uguale, stessa cosa, non cambia niente. Tutte e due hanno bucato egregiamente. Ok, adesso andrò a bucare il mattone. Farò dei buchi da 8. Posso mettere la seconda velocità e impostare la modalità percussione. Allora, il mattone ha questa parte che è piena, io andrò a bucare proprio là. Si è comportato bene. Mettiamo la seconda velocità e la percussione. Anche questo si è comportato bene, con una punta da 8. Adesso andiamo a fare un buco nel cemento armato. Ok, io qui ho questa colonna di cemento armato, metterò, guardate, tolgo un attimo queste lame, punta da 8, trapano Tecpo, percussione e seconda velocità. È andato molto bene, direi. Ha una buona percussione questo trapano. Adesso Ryobi, punta da 8, seconda velocità, percussione. Avrò preso il ferro. Ho preso il ferro.
Mi sa che come percussione è andato meglio il Tecpo. Quindi li abbiamo provati tutti e due come trapano per fare dei fori, sia legno, ferro e con la percussione sul cemento armato e mattone di cotto, diciamo un 21 fori. Adesso invece faccio un test giusto per vedere come si comporta come avvitatore. Utilizzeremo anche gli inserti in dotazione. Metto la modalità avvitatore, prendo la punta, prenderò questa punta qua a stella, non è magnetico questo qua perché la punta non ci sta. Come avvitatore va bene. Adesso proviamo con una vite del genere. Troviamo la punta giusta, vediamo se qua c'è una punta che sì, mi avvita questa vite qua. Utilizzerò il foro appena fatto, metterò una frizione a 13. No. Frizione a 21. Diciamo che la vite così senza preforo non me la avvita. Proviamo il Ryobi. Sto utilizzando sempre gli inserti che mi sono usciti qua. Ryobi in modalità avvitatore senza frizione. Ok, mi sa che l'inserto non è proprio quello adatto. Adesso prenderò un inserto più adatto. Utilizzerò, prima l'ho usato con la seconda velocità, forse per questo non ha funzionato. Adesso metterò la prima velocità. Solo che così frizione, senza frizione al massimo non me lo svita. Per svitarlo ho dovuto mettere la modalità trapano. Bene, diciamo che brucia. Da questo punto di vista il Ryobi ce l'ha fatta, invece questo no. Con una vite più normale, sempre senza prefori, prima velocità, avvitatore senza frizione.
Con una vite invece da 3 mm sono andato tranquillo. Voglio utilizzare le viti che si usano di solito con queste travi qua, con la punta stella, senza preforo. Con la frizione adesso l'ho messa a 21. E me l'ha avvitata tutta. E me l'ha svitata tutta. Quindi vuol dire che questo trapano, ecco, il calore diciamo che non si sente tanto, però si sente, è caldo qua. Invece il Ryobi questa situazione qua del calore qua dietro non me la fa. Però io ripeto, lo sto proprio portando al limite, l'ho portato al limite. Queste sono viti da 4 mm, lunghe 16 cm, ovvero quanto l'intera trave. Ecco qua, troviamo l'inserto giusto, senza preforo, Sto usando la prima velocità, modalità avvitatore. Ecco, senza preforo, in questo punto, senza frizione, arriva qua e si ferma. Non avvita più. Se invece prendo il Ryobi, stessa velocità, prima velocità, modalità avvitatore, senza frizione, direi che ha funzionato. Ok ragazzi, per concludere, questo kit qua con la valigetta, diciamo che lo stesso kit del Ryobi, come ve l'ho fatto vedere prima, costa un pochino di più. Vi lascio il link in descrizione per andare a vedere quanto costa. Quest'altro invece vi lascio il link in descrizione per andare a vedere che costa molto di meno e per un uso hobbistico, per un laboratorio da hobbista è più che ottimo, ci si fa di tutto perché ha 2 batterie, le batterie come vedete durano parecchio. Ora questa l'ho portata proprio al limite, anzi vediamo la differenza, erano tutte e 2 cariche, questa ha 3 tacchette, questa ce n'ha una tutta piena. Diciamo le batterie durano di più queste perché sono da 2,5 ampere. Questa ancora è un po' carica, non so esattamente quanto durano le batterie, se volete farò un video apposito per farvi vedere quanto durano le batterie. Il test penso che l'ho fatto bello duro, quindi ci vediamo, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ciao.